Allora, questo che trattiamo oggi è un argomento per me molto importante che riguarda l'andamento dell'intelligenza-coscienza nella psiche collettiva in una sorta di competizione tra il materialismo scientifico e speculativo e la coscienza sattvica, che significa armonica, incarnata da quella parte di umanità evoluta in senso spirituale. Questa teoria, da me intuita diversi anni fa, è stata anche pubblicata attraverso vari scritti, di cui magari poi parleremo, e l'ho definita teoria degli pseudopodi, in cui immagino i due movimenti basati rispettivamente sull'essere e sull'avere, che si muovono nel logos della manifestazione alla ricerca di un compimento. Recentemente la propagazione dell'aspetto razionale, scientifico, materialista, che sta acquistando una grande influenza sul corpo massa dell'umanità, vedasi anche i tentativi di mutazione genetica e dell'intelligenza artificiale, di cui ci possiamo ritornare dopo meglio su questi due punti, che tendono a contenere e controllare l'enorme popolazione umana uniformandola in un diktat funzionale, cioè in un modo di seguire un percorso che viene direttamente indirizzato dal sistema. D'altra parte la presa di coscienza spirituale, che si fonda sulla libertà espressiva e sulla consapevolezza di un tutto olistico olografico in cui tutti noi siamo immersi. Il concetto dell'olografia è che praticamente l'immagine con il messaggio insito, in questo caso a livello di tutto quello che appare, si manifesta in qualsiasi piccola parte dell'ologramma stesso, cioè tutto quanto è contenuto nell'insieme, anche in ogni piccola particella dell'ologramma stesso. E questo è un aspetto che spinge l'intelligenza umana verso la crescita individuale e collettiva, in quanto la realizzazione di sé opera attraverso la conoscenza e non tramite il controllo coercitivo. Qui si parla di conoscenza attraverso l'esperienza personale, si intende. A livello sociale queste due predisposizioni contrastanti tra loro assumono forme da una parte censorie e dall'altra di ribellione non violenta per evitare di rispondere al male con il male. Questo è un concetto molto importante, perché se noi dovessimo cercare di modificare l'andazzo attuale del sistema attraverso delle forme di rivolta che portano a uno scontro diretto, chiaramente questo non comporterebbe un passo evolutivo, ma comporterebbe un'adesione al male stesso. La competizione, ovvero la scelta dell'indirizzo più confacente all'evoluzione della nostra specie, richiede discriminazione e distacco, oltre che moderazione e compassione, anche perché sia l'ego che divide che il sé, cioè la coscienza intelligenza che integra, sono due aspetti della stessa coscienza, chiamiamola consapevolezza. In alcuni scritti ormai antichi contenuti in questo libro di cui vi parlavo, Riciclaggio della memoria, ho iniziato a raccontare di come nella nostra società, nell'animo della specie umana, chiamata anche aura psichica, si manifestino queste diverse forze cinetiche che spingono l'intelligenza in un continuo altalenante processo elaborativo. La psiche collettiva ha varie sfaccettature, ognuna delle quali rappresenta un modo di pensare in ognuno dei campi di interesse umano: economia, tecnica, scienza e ovviamente spiritualità, amore e conoscenza. Come avviene ad esempio nell'ameba
animale e unicellulare c'è un corpo massa definito psiche collettiva che è per lo più statico, rappresentato dalla grandissima parte degli umani che vivono in un tran tran consuetudinario, nei credo. Da questa massa vengono emessi pseudopodi mentali. Uno è connesso ai modelli dell'ego, dell'interesse privato e dell'ottenimento di risultati utili, cioè vantaggiosi per ottenere dei vantaggi all'interno della comunità, insomma basato sull'avere, ed un altro è rivolto verso la consapevolezza, verso la sinergia ed il superamento delle divisioni ideologiche, la liberazione dagli schemi comportamentali e proteso verso l'essere. Possiamo anche chiamarli yin e yang, positivo e negativo, bene e male. Questi due pseudopodi sono rappresentati da una minima parte di umanità, mentre nel corpo massa si stabilisce la stragrande maggioranza dell'umanità. In un certo senso, il legante che mantiene il corpo massa unificato deve necessariamente essere un misto di passato e futuro, di bene e di male, di verità e di finzione, di illusione e di realizzazione. Lo pseudopodo regressivo è incarnato da una minoranza sparuta che governa politicamente ed economicamente il mondo in chiave di sfruttamento. Ma anche nello pseudopodo evolutivo il numero di precursori che percorrono i tempi è limitatissimo. Infatti, se pochi sono i detentori del potere economico e comunicativo e degli indirizzi sociali e religiosi, operatori occulti, coscienze astute ma votate all'illusione, altrettanto pochi saranno nella parte evolutiva i saggi e le coscienze libere dai vincoli dell'illusione. Nel corpo massa, invece, risiedono i grandi numeri, le grandi religioni basate sul credere, le masse popolari, i prestatori di opera, le folle tifose e i seguaci di varie mode o culture. Ovvio che i componenti di questa compagine, vittime delle consuetudini e delle ideologie, saranno numerosissimi poiché il corpo massa raggruppa la stragrande maggioranza del genere umano e ha attirato e spinto all'evoluzione o all'involuzione solo attraverso le indicazioni di quei propulsori psichici che io chiamo pseudopodi e dalle propensioni karmiche innate. Così funziona il mondo. Di tanto in tanto c'è un apparente prevalere di un indirizzo sull'altro, ma infine, come postulato nel taoismo, si torna sempre a una stabilità tra alti e bassi nel corso del tempo. Chi fosse interessato comunque ad approfondire questo discorso, ricordo che questo libro, Riciclaggio della memoria, può essere ottenuto contattando il curatore editoriale, vi do il numero di telefono 393 2362091, si chiama Michele Meomartino. Grazie Paolo, è molto interessante perché insomma fa un'analisi non solo diciamo storica, materiale, ma anche spirituale, che tu prendi spunto insomma da filosofie insomma tipo taoismo, che sono le vere, poi alla fine la vera tradizione. Certo, è una ricerca che è stata fatta sia nel taoismo e anche nell'Advaita Vedanta, che significa la filosofia non duale dell'India, ma tra l'altro questa filosofia era presente anche in Grecia con Socrate e Platone, che sono esponenti di questo filone. Per cui non è che sia una cosa soltanto che riguarda il taoismo. Il taoismo è riuscito ad esprimere queste teorie in un modo molto chiaro e lucido. E anche per capire meglio il discorso, vediamo come sempre in Cina si sono manifestate queste due tendenze. Il taoismo, che sarebbe la ricerca della naturalezza, cioè dell'adesione alla verità naturale,
e il confucianesimo, che sarebbe invece una teoria che spinge verso l'adesione al sistema, l'adesione al sistema cercando di migliorarlo attraverso la comprensione dei suoi meccanismi. Ma negli ultimi tempi nella nostra società abbiamo sentito il bisogno nella specie umana di avanzare ulteriormente nel campo della conoscenza, della scienza e della condivisione di quelle che sono le forme, diciamo, più scientifiche, direi più acute dell'intelligenza umana in senso razionale. E tutto questo ha portato a un allontanamento invece di quelli che sono gli aspetti spirituali più sottili e che comportano anche la possibilità di una crescita individuale e di conseguenza anche per il corpo massa. È per quello che è importante che questa teoria venga compresa soprattutto in questo momento in cui assistiamo a un tentativo di una parte dell'umanità, quella io direi quella regressiva, quella legata all'ego, cioè al senso del possesso e del compimento dei vantaggi che derivano dalla dominazione, che sta portando l'umanità verso un baratro. In pratica, con l'intelligenza artificiale, che non è altro che un tentativo di imporre una linea di pensiero che non è direttamente l'espressione di una crescita intellettiva umana, ma è un atteggiamento migliorativo che consente però il controllo della comunità umana. Cioè, un termine chiaro che dicevano sempre i contadini di Calcata, dove abitavo un po' di anni fa, era che il meglio è nemico del bene, cioè dove si persegue il senso del meglio significa che noi non siamo in grado di percepire il bene che già è presente. Per cui questo è un aspetto importante e tra l'altro la scienza ultimamente sta portando anche verso quelle modifiche che sono tremende dal punto di vista dell'intervento umano sull'umanità, le modifiche genetiche per trasformare la specie umana adattata a questa intelligenza artificiale e quindi creare degli esseri umani che siano adattati ad ubbidire e a svolgere una funzione utile al sistema. Sì. Per quello che è importante che si sviluppi all'interno delle nostre comunità uno spirito discriminativo, cioè che ci consente di poter esaminare con acutezza questi meccanismi e non farci prendere dalla trappola appunto dell'ego, dell'intelligenza speculativa. Sì, difatti, è molto interessante, nel senso che, diciamo, il potere, no? Non so come lo possiamo chiamare, quel gruppo ristretto di persone che un po' gestiscono il potere nel mondo, comunque condizionano queste masse con l'informazione, cioè con i giornali, con la televisione, con notizie pure di paura che ti fanno impaurire. E in più, come dicevi te, hanno iniziato pure questa fase del transumanesimo, dell'intelligenza artificiale, e, insomma è molto pericoloso, no? E diciamo, questo gruppo ristretto che siamo noi poi, che abbiamo almeno, spero, un po' di consapevolezza in più delle masse, però come dicevi te siamo ancora pochi. Come possiamo fare per far aumentare, diciamo, il gruppo che ha più consapevolezza, che cioè, tenta almeno, insomma, di avere meno ego, di... Mhm. Allora, secondo questa teoria è normale che ci siano piccoli numeri sia da una parte che dall'altra, cioè non è che possiamo pretendere che ci sia automaticamente un'espansione della consapevolezza, perché è un percorso individuale che ognuno deve compiere. Allora, la spinta spirituale, che però è sempre presente attraverso l'esistenza nella nostra società, non soltanto di questi elementi oscuri, ma anche di anime illuminate, di saggi,
di persone realizzate che in qualche modo con il loro pensiero e con la loro consapevolezza sono in grado di influenzare anche il resto degli altri esseri umani. E questo l'abbiamo visto che ad esempio sotto varie forme ci sono stati dei maestri ultimamente che sono stati in grado di poter trasformare anche quella che era, diciamo, la conoscenza scientifica in qualcosa che appartiene anche alla spiritualità. Vediamo, non so, gli esperimenti di Capra, ad esempio, quel filosofo che è anche uno scienziato, e gli interrogativi che pongono i saggi alla nostra linea di vita, cioè dove stiamo andando, come viviamo la nostra vita. Nel momento in cui cominciamo a porci queste domande abbiamo già iniziato un percorso, che lo sappiamo o no, il viaggio nella vita spirituale inizia attraverso questi interrogativi. Dobbiamo in qualche modo seminare, ecco, il nostro compito è quello soltanto di poter inserire nella psiche collettiva degli elementi che io chiamo semi di consapevolezza e che in qualche modo raggiungono le persone che si stanno già spontaneamente per il loro percorso karmico avvicinando a questo risveglio. Se riusciamo a cogliere questa occasione e le persone che anche non detengono un potere materiale all'interno della società, però sono in grado di modificare la tendenza innata che è presente nella psiche collettiva e quindi in qualche modo a spingere anche la parte di umanità che è un po' indifferente a questi discorsi o a questo percorso, pian piano a trovare una sua strada per avvicinarsi alla verità e quindi abbandonare le teorie che sono legate all'egoismo e al senso di dominio nei confronti della natura e degli altri esseri, sia umani che animali, eccetera, eccetera. Quindi non dobbiamo pensare che deve crescere il numero attraverso un'azione specifica, è sufficiente che noi manteniamo le nostre posizioni con adamantinità, cioè con chiarezza e senza demordere da quello che noi riteniamo il nostro dovere anche sociale. E quindi in questo modo vediamo che pian piano, come mi sembra che stia succedendo anche attraverso di noi con questo dialogo e con questi modi di descrivere nuove forme di avanzamento nella spiritualità e nella consapevolezza che stiamo portando avanti. Anche ad esempio questa telefonata c'ha questo scopo, no? Le persone magari, anche se apparentemente sono poche, perché la gente è più abituata a stordirsi magari, non so, la sagra della birra oppure di musica a palla o la droga o cose del genere, perché sono infelici, non riescono a trovare uno scopo nella vita, vedono che tutto va a scatafascio e allora cercano attraverso la distruzione, l'autodistruzione di trovare una via di fuga. Ma questo, che io chiamo nichilismo, può essere anche utile perché quando ci si rende conto che l'autoannullamento non giova comunque né noi stessi né la comunità, automaticamente cerchiamo un modo diverso di trovare una soddisfazione e di trovare un modo di sentirci più a nostro agio e al nostro, diciamo, a casa nostra e su questo pianeta e nella società in cui viviamo, ritrovando forme di collaborazione, di condivisione e di amore reciproco. Sì, sì, è interessante quello che hai detto pure sul fatto che non bisogna insistere, no? Perché per trovare altre, insomma, altre persone che la pensano come noi, perché dopo pure quello potrebbe essere, diciamo, una funzione del nostro ego. Però nello stesso tempo mantenere la linea dritta, insomma. E l'ultima domanda che ti volevo fare, visto pure che nelle antiche tradizioni
si parla, diciamo, della fine di un periodo, no? Tipo l'induismo del Kali Yuga, ma pure penso nella religione cristiana, no? Che dicono che comunque ci sarà una fine del mondo, qualcosa del genere, per dopo sicuramente un nuovo inizio. Eppure la cosa bella che hai detto, la cosa dei semi, no? Di seminare, insomma, questi semi, come li dici te, che sono una bella cosa, una perla di saggezza. Però come ti senti alla fine, Paolo? Più ottimista o pessimista? Perché la situazione non è tanto bella, con queste bombe nucleari pronte. Ah, allora, dal punto di vista materiale, come sempre per l'umanità, io ricordo, nel senso ancestralmente ricordo che l'uomo primitivo ha dovuto affrontare difficoltà enormi quando, essendo più debole di qualsiasi altro predatore, però in qualche modo è riuscito a sopravvivere e poi a portare avanti con la sua intelligenza e creatività anche delle forme utili al mantenimento dell'esistenza comunitaria. E quindi nel percorso di tutta la storia della civiltà umana abbiamo visto che c'è un avanzamento in senso migliorativo, ma in questo caso si dice evolutivo, o meglio usare il termine evolutivo, che è basato sul sistema che io chiamo a locomotiva. L'andamento a locomotiva, quelle locomotive a vapore che c'erano una volta, c'erano praticamente degli stantuffi che funzionavano e facevano muovere le ruote con due passi avanti e uno indietro. Allora questo movimento di due passi avanti e uno indietro consentiva sempre di andare avanti in qualche modo, anche se apparentemente sembrava che ci fosse un passo indietro. Quindi il passo indietro era propedeutico per dare forza all'ulteriore passo avanti che veniva fatto. Quindi ritengo, e sono in questo abbastanza, come si dice, ottimista, nel senso che ritengo che l'intelligenza sia senz'altro superiore all'oscuramento e quindi in questa superiorità dell'intelligenza vedo che sarà possibile in qualche modo che o la specie umana o quella specie che dovesse venire fuori da quello che adesso è la nostra specie umana, ricordo che praticamente nell'inizio della vita sul pianeta ci sono state diverse specie che hanno in qualche modo sono state dominanti. Vediamo ad esempio i dinosauri che per milioni di anni hanno dominato il pianeta e poi improvvisamente sono scomparsi e attraverso questa scomparsa però è apparso quel piccolo animaletto che tra l'altro è molto simile al topo, da cui sono nati tutti i mammiferi compreso l'uomo. E quindi apparentemente anche se dovesse esserci un cataclisma totale, sono convinto che l'intelligenza non scompare, cioè l'intelligenza accumulata, e qui parlo ancora della psiche collettiva, che si manifesta attraverso la memoria collettiva, fa sì che praticamente non vada perduta la capacità di elaborazione e di consapevolezza. E quindi anche se dovesse in qualche modo scomparire questa specie umana, in ogni caso non sarebbe un atto disperato perché l'intelligenza può continuare in altre forme. Mi auguro, essendo io un umano, ma anche insomma, tutti i miei amici, colleghi, parenti, persone a cui voglio bene, eccetera, che riusciamo in qualche modo a salvare la specie umana, magari modificando l'atteggiamento, nel senso che la specie umana non è dominante, è una specie all'interno di tutte le specie viventi. Quindi dobbiamo trovare il nostro posto senza avere una supremazia e allora in quel modo sicuramente riusciremo a trovare il nostro spazio di vita su questo pianeta. Ok, Paolo, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata molto bella. Vabbè, grazie a te, guarda, è stato veramente un piacere fare questa così, come si dice, lucubrazione. Va Ok, bene, alla prossima. auguriamoci che possa essere utile.